Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video di Uramariki Professione Nerd. Ormai ci siamo, Natale è veramente alle porte e questo sarà l'ultimo video del 2021. Per questo motivo ho deciso di fare l'unboxing di un action figure che è davvero una bomba. E sto parlando della figure di Gold D. Roger, di cui avete già avuto un'anteprima nel mio video haul degli acquisti di ottobre, che se non l'avete ancora visto vi consiglio di andare a recuperarlo. Vi mostro brevemente la box che tra poco analizzeremo nel dettaglio. Eccola qui. Vi posso anticipare che è una scatola veramente molto pesante rispetto a quelle dei modellini che ho analizzato in precedenza, nonostante sia di dimensioni non eccessive, quindi mi aspetto che al suo interno ci sia un action figure abbastanza grande e voluminosa. Prima di spacchettare la box, qualche piccolo aneddoto sulla storia del personaggio. Dunque, come sappiamo, Gold D. Roger è stato il primo e fino a questo momento unico re dei pirati, il secondo possessore del tesoro chiamato One Piece, che ha poi dato il nome all'opera, e la sua pubblica esecuzione nella città di Rogue Town ha dato l'inizio all'era della pirateria. Infatti centinaia, anzi migliaia di pirati hanno deciso di prendere il mare per emulare le sue gesta e trovare lo One Piece, che si dice sia stato nascosto sull'isola di Raftel, l'ultima isola su cui i pirati di Roger sono approdati. Gold D. Roger inoltre era il padre di Portuguese di Ace, ma i due purtroppo non si sono mai conosciuti in quanto Roger è stato giustiziato prima della nascita di Ace. La vita di questo personaggio, chiaramente parlo di Gold D. Roger, si è intrecciata con la vita di Kozuki Oden. I due hanno visitato tantissime isole, arrivando per esempio anche a Skypiea, l'isola nel cielo, e anche giù nel profondo degli abissi, nell'isola degli uomini pesce. In seguito Roger si ammalò di una malattia incurabile e decise quindi di consegnarsi spontaneamente alla marina militare per farsi giustiziare. È un personaggio molto affascinante e sono contento di essere riuscito a reperire questa action figure che aspettavo da diversi mesi, ma detto questo andiamo subito a spacchettare la box e vedere cosa contiene all'interno. Ci troviamo poi al termine del video per i saluti finali e per un augurio speciale. A tra poco! Analizziamo i lati che compongono la box, partendo dal fronte, dove possiamo trovare un'anteprima del personaggio, oltre al nome della linea e ai loghi delle case produttrici. Questo è uno dei lati, l'altro lato, e infine il retro, molto simile al fronte, ma con un'inquadratura del personaggio un po' più ravvicinata. Questo invece è il lato superiore della box, dove possiamo trovare il bollino della Toei Animation. E da ultimo, questo è il fondo della scatola. Ora procediamo con lo spacchettamento. Il personaggio apparirà diviso in 5 pezzi, come possiamo vedere il busto con il mantello già indossato, le gambe, la testa, il manico della spada e una basetta espositiva. Ed ecco come appare il personaggio una volta montati tutti i pezzi. Mi colpisce moltissimo la realizzazione, si può vedere così anche a colpo d'occhio che lo sculpt è stato realizzato perfettamente. Inoltre la figure si reggerebbe in piedi anche senza l'aiuto della basetta. Tuttavia, se volete comunque utilizzarla, andrebbe inserita sulla gamba destra, in questo modo. Guardiamola adesso un po' più da vicino. Per prima cosa mi colpisce un sacco l'espressività del volto, che trasmette una grande sicurezza in se stesso delle proprie capacità. Mi colpiscono poi moltissimo le ombreggiature che sono state fatte sui pettorali per dare tridimensionalità e rendere molto realistici questi muscoli, e possiamo notare lo stesso effetto di ombreggiatura anche sui pantaloni, che risultano anch'essi molto tridimensionali e quindi molto realistici. Anche questo mantello scarlatto è sicuramente uno dei punti di forza della figure,
stato scolpito a regola d'arte in ogni suo minimo dettaglio, dalle spalline dorate alle maniche, e anche queste pieghe che gli sono state date lo rendono molto reale. Sembra proprio un mantello di tessuto vero da poter indossare più che una riproduzione in plastica. Vediamo adesso quanto misura in altezza: 23 cm. Una bella altezza per questo Goldie Roger. Confrontiamolo con un altro modellino che abbiamo già analizzato in precedenza, quello di Kozuki Oden della linea Ichiban Show Figure Masterless X-Piece. Possiamo notare che anche in questo caso la scala è differente, in quanto Oden, per quanto sia un po' piegato sulle sue gambe, risulta molto più piccino rispetto alla figure di Gold Roger. È arrivato il momento di dare le valutazioni. Per l'espressività il mio voto è 9. Come anticipavo prima, il volto è uno dei punti forti di questa riproduzione. Per la colorazione il mio voto è 9. Mi è piaciuta soprattutto come è stato steso il colore sui pettorali e sui pantaloni, dando un effetto molto plastico e in rilievo. Per la base di appoggio il mio voto è 6. Non è tra le più belle che abbiamo visto finora, ma nemmeno tra le più brutte, e ha comunque una funzionalità di appoggio anche per il mantello. Per quanto riguarda la posa, il mio voto è 7. Contribuisce anche questa, così come il volto, a trasmettere la sensazione di spavalderia del personaggio. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, io ho acquistato questa action figure online da Matsuri Nerd e l'ho pagata 34,90 €, che per le dimensioni e per come è realizzata questa riproduzione è un prezzo assolutamente ragionevole. Ci sono in commercio altre riproduzioni, penso ad esempio a una Figuarts Zero Bandai o anche a una di XF The Grand Line Man, ma sono entrambe più piccole rispetto a questa King of Artist. Di conseguenza trovo che questo modellino sia il miglior compromesso tra un prezzo non eccessivo e una qualità assolutamente perfetta. La media a questo punto è un bel 8. Di conseguenza questa action figure, a pari merito con quella di Kozuki Oden, è in testa alla classifica delle action figure che abbiamo visto fino a questo momento. Ed eccoci qui dopo l'unboxing. Dunque, se vi è piaciuto questo video, vi chiedo come sempre di mettere un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video, e di condividere il video sui vostri canali social. Vi chiedo inoltre, se già non lo fate, di seguirmi anche su Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome con cui mi trovate qui su YouTube, ma in ogni caso ora dovrebbero apparire qui sotto i banner. In conclusione vi faccio un grandissimo augurio di buon Natale, sia che voi lo passiate con gli amici che in famiglia o anche da soli, che possa essere per voi un momento di gioia, spensieratezza e di staccare un po' la spina e rilassarvi. Mi raccomando, non abbuffatevi come purtroppo farò io. Come vi anticipavo prima, questo sarà l'ultimo video dell'anno, quindi colgo l'occasione anche per farvi tanti auguri di buon anno e ci rivediamo comunque nel 2022, per cui non pensate di liberarvi così facilmente di me. Ciao ragazzi, auguri!